At an active industrial site in the north of Italy, high levels of hydrocarbons, BTEX and PAH contamination have been detected in the soil and groundwater. Most of the contamination is retained on site by a deep underground structure located along the site boundary. However, site investigations have shown that a low concentration dissolved phase plume is able to bypass this structure. This plume is migrating through the site boundary and into the sea beyond. Italian national cleanup targets for the site boundaries are very stringent, ranging from 1 microgram per litre for benzene up to 0.01 micrograms per litre for some specific PAH compounds. Due to the very low starting concentrations in the plume, remediation options are extremely limited, as even biological degradation has the potential to be inefficient. Anche se il sito in procedimento di bonifica è dismesso, noi dovevamo agire con il trattamento in un'altra porzione che è attiva e tra l'altro è oggetto di attività abbastanza intensive di logistica da parte di un'altra società. Quindi uno degli scopi del trattamento e della selezione della strategia era quello di cercare in qualche modo di andare a minimizzare le interferenze. Regenesis will combine contaminant sorption and enhanced biological degradation through the injection of an innovative colloidal activated carbon product called PlumeStop. PlumeStop is injected into the ground, coating the subsurface in a thin layer of activated carbon. This converts the contaminated aquifer into a subsurface purifying filter. As the contaminant plume advects into the treated area, the contamination becomes sorbed to the activated carbon, where it is then biologically degraded. Microbial action rejuvenates the sorption sites, allowing further influx to be sorbed and degraded in turn. Siamo arrivati a definire questa soluzione perché in qualche modo era l'unica strategia che ci consentisse una gestione completamente passiva del trattamento. Possiamo iniettare una volta sola e poi per il resto del tempo l'unica cosa che dobbiamo fare è monitorare. Questo è qualcosa di molto importante in questo scenario perché dobbiamo considerare comunque che sul lungo termine dobbiamo attenderci concentrazioni molto basse che arrivano alla nostra zona di trattamento. E se pensiamo a qualsiasi altro reagente da iniettare, questo ci costringerebbe a dover ritornare ripetutamente in campo a iniettare. Prior to the full barrier being installed, a short section is being injected as the first phase. This will test the design parameters and effectiveness. Il dimensionamento della barriera viene effettuato generalmente sulla base del flusso di contaminanti che deve passare nella zona di interesse. Questo dipende sia dalla contaminazione, quindi dalle concentrazioni dei contaminanti stessi, sia dalla velocità di flusso dell'acquifero. In questo caso questo è stato uno dei parametri più importanti perché parliamo di un acquifero particolarmente veloce. Il secondo aspetto che viene preso in considerazione è la necessità di occupare almeno una determinata percentuale di porosità efficace in modo da creare una barriera effettivamente continua e in grado di trattare correttamente tutto il plume che sta passando nell'area. Un'altra cosa che abbiamo dovuto verificare è la profondità della contaminazione e le variazioni di contaminazione rispetto alla profondità. In questo modo abbiamo potuto essere sicuri che il plume non bypassasse la barriera e che ogni strato fosse interessato dalla quantità sufficiente di carbone attivo. Considerato l'ampio spessore del trattamento, abbiamo pensato di effettuare per ogni postazione 3 diversi pozzi di iniezione. Ognuno di questi ha una diversa profondità. Questo ci ha consentito di avere una distribuzione maggiore lungo la verticale del nostro reagente. Abbiamo dovuto ricalcolare l'esatta posizione dei punti basandoci su quelli che sono i sottoservizi che ci sono in quest'area. In particolare ci siamo serviti di alcuni rilievi di tipo geofisico per individuare le condutture dell'acqua. In base a questo sono stati redistribuiti i punti, cercando di mantenere comunque una buona distribuzione del nostro reagente. Stiamo ora miscelando il PlumeStop con il sodio nitrato. Quando la miscela sarà pronta, tramite una pompa inietteremo all'interno dei pozzi di iniezione. In particolare useremo delle basse pressioni in modo tale da avere una distribuzione uniforme e controllata. Questo ci consente di avere una barriera ben distribuita. La distribuzione del prodotto in modo continuo, questo perché è fondamentale per la buona riuscita del trattamento
avere un'applicazione corretta. La verifica continua dei parametri di iniezione ci permette anche di poter adattare le attività di campo alle necessità, questo sia in termini di portate di iniezione, pressione, sequenza dei punti, ed è un aspetto assolutamente fondamentale nell'applicazione del plume stop. Una volta che la barriera full scale sarà realizzata, si avrà un contenimento del plume sul lungo termine, anche grazie alla capacità di plume stop di autorigenerarsi, in modo da non arrivare a saturazione. This is a sustainable solution which allows for a complete passive management of the migrating contamination. It avoids any need for installing fixed treatment plants, and no repeated applications are needed. Once we have completed all the injections, the treatment areas can immediately be turned back to normal use.